Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole andiamo a vedere insieme la configurazione dell'accesso remoto alla nostra istanza da OpenHub utilizzando il cloud messo proprio a disposizione da OpenHub attraverso il binding nativo OpenHub Cloud. Quindi se vi interessa avere accesso alla vostra istanza di OpenHub da un posto al di fuori dalla vostra rete di casa tramite smartphone o piattaforma web, seguite fino al fondo questo video perché vediamo insieme come si fa. Eccoci sulla home page di OpenHub. La prima cosa che dobbiamo fare per configurare l'accesso remoto è quella di andare sull'add-on store e installare il binding OpenHub Cloud. Quindi cerchiamo Cloud, OpenHub Cloud. Io ho già Remove perché ovviamente l'ho già installato sulla mia istanza, ma chi non l'ha mai installato ovviamente qua avrà Install. Si può fare o così da interfaccia grafica oppure come faccio io di solito si può utilizzare il file di configurazione testuale addons.cfg nella cartella services di OpenHub Conf. Come vedete io ho aggiunto nella riga mesh uguale OpenHub Cloud. Perché l'ho messo dentro mesh? Perché guardando la documentazione il nostro add-on è un add-on di tipo MISC, non è un binding vero e proprio ma è un add-on di tipo MISC. Una volta installato sia in un modo che nell'altro, vi ricordo solo che se usate il file di configurazione dovete poi riavviare l'istanza di OpenHub. Nella configurazione dell'add-on, oltre il solito livello di log, possiamo decidere se in remoto vogliamo avere solo le notifiche o le notifiche e l'accesso remoto, quindi poter ricevere le notifiche di OpenHub sull'app e anche poter accedere al di fuori della rete locale alla nostra istanza di OpenHub. In Advanced abbiamo anche la possibilità di definire se ci sono degli item che vogliamo esporre a servizi di terze parti, questo per una ragione di sicurezza, nel senso che se usiamo dei servizi di terze parti che usano le API di OpenHub per accedere in remoto a determinati elementi del nostro sistema, possiamo rendere disponibili solo quegli elementi. In questo modo rendiamo un pochino più sicura la nostra istanza. Poi l'URL di base di OpenHub Cloud, che ovviamente è questo se si utilizza l'istanza di cloud che mette a disposizione OpenHub stesso. Altrimenti se ci facciamo noi un server OpenHub Cloud possiamo utilizzare il nostro indirizzo. Tendenzialmente nel 90% dei casi questa proprietà deve rimanere così. Una volta installato l'add-on, per collegarci in remoto dobbiamo seguire la procedura per registrare un nuovo utente che avrà appunto l'accesso remoto al nostro sistema. Quindi andiamo adesso ad aprire il sito myopenhub.org dove ci andremo a registrare. Io adesso farò una registrazione con un'altra mail mia perché quella ufficiale è già ovviamente registrata sul mio sistema. Quindi passiamo nella parte destra della schermata, ci consideriamo nuovi utenti e quindi ci registriamo per la prima volta al sistema. Come mail mettiamo la nostra mail, password mettiamo quella che vogliamo e poi dobbiamo andare ad inserire l'OpenHub UUID e l'OpenHub Secret. Queste sono due informazioni che dobbiamo andare a cercare nei file di OpenHub che sono installati sul nostro Raspberry. Quindi adesso apriamo il Raspberry con Putty, andiamo nella cartella var lib OpenHub. In questa cartella abbiamo un file che si chiama UUID, quindi noi possiamo stamparne il valore, ce lo copiamo e lo andiamo a incollare qui nella nostra schermata di registrazione. Poi dobbiamo andare a prendere il file secret. Torniamo sempre sul Raspberry, all'interno della cartella OpenHub Cloud abbiamo un file che si chiama secret. Anche questo lo stampiamo a video, ce lo copiamo e lo inseriamo nella maschera di registrazione. Ovviamente queste informazioni devono rimanere segrete, soprattutto il secret, perché è quello che permette a chi ne è a conoscenza di collegarsi alla nostra istanza. Nel caso in cui il file secret fosse andato in mani sbagliate, semplicemente lo si cancella, si riavvia OpenHub e ne viene generato uno nuovo.
Quindi a questo punto bisognerà andare a inserire questo nuovo nei vari utenti che si erano già configurati tramite cloud. Continuiamo la nostra registrazione, cerchiamo questo. Ok, ovviamente mi dice che l'UID è già utilizzato da un altro account che è il mio ufficiale, quindi non si possono fare registrazioni parallele con lo stesso sistema, perché l'UID è l'identificativo della nostra istanza OpenHub. Però diciamo che una volta fatta questa operazione noi avremo a disposizione un'utenza che ci permette di entrare nella sezione del cloud di OpenHub e interagire col nostro sistema in modalità remota. Quindi diamo per buono che questa operazione è andata a buon fine. Io vengo qui, mi loggo con la mia utenza classica e come vedete entro nella sezione privata di MyOpenHub e ho intanto la dicitura online perché rileva che il mio sistema è attivo. Questo è già un sinonimo di comunicazione corretta in modalità remota. Poi ho la sezione notification in cui posso vedere tutte le notifiche che sono successe su OpenHub. Ovviamente queste sono tutte le notifiche che gestisco io lato applicativo. Poi vabbè, ho la possibilità di gestire il mio account, i dispositivi che possono accedere, eventuali altri utenti che voglio registrare all'interno di questo stesso sistema e principalmente però da questa interfaccia web, cliccando su questo link, posso accedere alla home page di OpenHub come se fossi collegato direttamente in rete domestica. Quindi da qua faccio il login e vado avanti come se fossi in rete domestica. Quindi da qualunque PC connesso in rete, tramite questo sistema noi possiamo collegarci alla nostra istanza locale di OpenHub. Quindi questo è uno dei casi d'uso che ci permette di sfruttare il nostro OpenHub Cloud. L'altro è quello di andare a configurare l'app Android per accedere anch'essa in modalità remota al nostro sistema OpenHub. Quindi la nostra app ci farà vedere le interfacce, quindi sitemap, main UI eccetera, come se fossimo collegati direttamente in rete locale. Quindi andiamo a vedere velocemente come si fa la configurazione dell'app e passiamo alla schermata sullo smartphone. Eccoci sul nostro smartphone che abbiamo usato l'altra volta per i test. Andiamo su impostazioni, selezioniamo il server che abbiamo creato la volta scorsa e questa volta andiamo su remoto. L'URL del server remoto è http, io ce l'ho già qui, myopenhub.org, quindi https://myopenhub.org. Utente è quello che abbiamo utilizzato per la registrazione, quindi io uso il mio. La password è quella che abbiamo messo in fase di registrazione. A questo punto salviamo il nostro server e in teoria nel momento in cui il nostro telefono va fuori rete e quindi si collega a una rete esterna a quella di casa nostra, in teoria dovrebbe passare in modalità remota e farmi vedere gli stessi item, come se fossi collegato all'istanza locale. Possiamo simulare questa cosa facendo sì che aggancio questo smartphone all'hotspot del mio smartphone che è scollegato dalla rete locale. Ok, mi sono connesso a un'altra rete wifi, vedete che la pagina si ricarica, è un pochino più lenta, però in questo momento è andata in modalità remota. Questo lo possiamo vedere se io da impostazioni per qualche motivo metto una password sbagliata qua, quindi aggiungo un numero, salvo, torno indietro, vedete che non riesce a collegarsi. Quindi sta usando le impostazioni remote perché quelle locali non sono raggiungibili. Rimettiamo la password giusta e lui si ricollega. Bene, per questo video possiamo fermarci qua. Quindi abbiamo visto come configurare l'OpenHub Cloud add-on su OpenHub per far sì che ci si possa collegare da remoto, quindi al di fuori della rete locale in cui gira OpenHub stesso, utilizzando sia l'app nativa Android e ovviamente anche quella per iPhone, quindi quella Apple, sia un'interfaccia web attraverso il sito myopenhub.org. Ovviamente questo non è l'unico modo che si ha a disposizione per collegare la nostra istanza OpenHub dall'esterno,
ma forse è il modo più semplice, perché le altre modalità implicano qualche dettaglio tecnico un pochino più approfondito, come la creazione di una VPN oppure la gestione di un reverse proxy e il forwarding delle porte sul router di casa, che ovviamente, se non fatte nel modo corretto, possono portare a problemi di sicurezza. Detto questo, mi fermerei qui per questo video, vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!